Voi qua in Bulgaria siete in paradiso, secondo il mio punto di vista. In Bulgaria siete in Sul paradiso. serio? Sul serio, ci metto le mani nel fuoco. Basta solo che le persone criticano, ma che sia una critica costruttiva. Mettersi lì a criticare che questo non va, quello non va, non va bene. Io sono italiano, vivo a Milano, sono 20 anni che viaggio tra Bulgaria, specifico Stefan Stambulovo, Milano. Amo la Bulgaria, mi piace vivere qua in Bulgaria, mi piacciono le persone bulgare positive, no dei sfattisti, quelle che si lamentano sempre, così di qua. E perché qua, non a Sofia, non a Polski Senovec? Le origini di mia moglie, poverina che mi ha lasciato il 18 dicembre scorso. Di Miei questo condoglianze. paese. Grazie. Sono di questo paese dove i suoi nonni, bisnonni hanno vissuto. Perché qua è non Sofia. Devo dirti, Sofia mi piace sì e no. Avendo vissuto tanti anni in città, una città grande come Milano, sentivo il bisogno di stare in un posto tranquillo, verde, in mezzo alla natura. Sono arrivato a Terno, è stata una città che mi ha fatto innamorare subito. Mi ricorda molto le mie origini che sono della costiera amalfitana, che è un po' disposta sulle colline così. Dopodiché siamo venuti qua a trovare i nonni della mia povera moglie. Ho visto questo villaggio e ho detto no, qui è la mia meta, qui voglio vivere, in questo paese, in questo villaggio. Non è sporco questo villaggio? No, no, Non ti pare? no. Contrariamente a ciò che dice qualcuno, ma per me sono solo polemiche sterili, polemiche che non hanno fondamenta. È un piccolo paesino, ci sono pochissime persone, non c'è economia, non c'è niente. Pretendere che ci siano tutte le strade asfaltate, pretendere che tutto sia bello, ok, è normale che uno lo pretenda, ma deve anche considerare che le risorse finanziarie sono quelle che sono. Se tutte le persone che sono qua in paese collaborassero di più, invece di parlare, di criticare, ripeto, è giusto che uno critica, è giusto che uno parla, però bisogna essere costruttivi. Da qui ho trovato delle splendide persone. Pian piano col tempo ho fatto una selezione, come in tutti i paesi ci sono le brave persone e no, così in Bulgaria, così in Italia, dappertutto. Per quanto mi riguarda me e mia moglie, qua in paese abbiamo cercato di dare il nostro contributo in tutti i modi, di renderlo più vivibile con la collaborazione del sindaco, che lo ringrazio, che è una bravissima persona, disponibile, non solo con noi, con tutti. In questo locale qua avevamo aperto un bar, tipo un ristorante così, per qualche anno siamo andati avanti, dove si aggregavano tutti. Dal villaggio? Sì, dal villaggio e non solo, anche da Terno, anche da Sofia, venivano tanti amici. Era molto impegnativo, perché si apriva la mattina fino alle 2, le 3, le 4, le 5 di mattina, era in funzione. Vuoi dire tutta la notte? Sì, sì. Si ballava, si mangiava, si rideva, si scherzava. Abbiamo cercato di creare un ambiente accogliente, allegro per far vivere il paese. Abbiamo fatto 1 o 2 festività di Natale, Capodanno, con varie persone qua del paese e non solo. Abbiamo cercato di ravvivare questo prato che tu vedi qua con fiori nuovi, nuove piante, tante altre cose. Amo la Bulgaria, mi piace vivere qua in Bulgaria, mi piacciono le persone bulgare positive, no dei sfattisti, quelle che si lamentano sempre, così di qua. Se tutti quanti faremo un po' così e ci daremo da fare, penso che vivremo meglio tutti e non ci sarebbe modo di criticare. Io penso che quello manca ai bulgari. No, devo dirti no, non tutti. Sì, sì, non tutti, ma una grande parte. Una gran parte sì, si adagia su quelle che le informazioni che dà la televisione, che danno i giornali, che tutto è bello in Europa, tutto qua. No, non è vero. Voi qua in Bulgaria siete in paradiso, secondo il mio punto di vista. In Bulgaria siete in paradiso. Sul serio? Sul serio, ci metto le mani nel fuoco.
Basta solo che le persone criticano, ma che sia una critica costruttiva. Trascorsi gli anni, andando avanti e indietro, fino a 8 anni fa, 9 anni fa, sua nonna è venuta a mancare, è rimasta solo sua mamma, una persona splendida, come era sua nonna. Dopo 5-6 anni è venuta a mancare anche sua mamma ed siamo rimasti soli. E io ho deciso di stare fisso qua in Bulgaria. Purtroppo poi è successo quello che è successo. Ma scusami, mi emoziono un po'. Ma questo non mi toglie la voglia, la passione di vivere qua. Questo. In paradiso. Sì, sì. Chi dice il contrario per me dice una bugia. Il villaggio Stefan Stambulovo, una volta si chiamava Gradina, è veramente un paradiso, in tutti i sensi. Come puoi vedere non c'è casino, non c'è gente che ti molesta per la strada, le persone non danno fastidio, puoi vivere tranquillamente. Tante volte non ti nascondo che viviamo lasciando le porte aperte di casa. Abbiamo sempre avuto la collaborazione di tutti, tante persone bulgare, noi ci siamo resi disponibili con tante persone, abbiamo cercato di aiutare per quella che era possibile in tutti i sensi, tantissime persone e niente, abbiamo dei buoni amici. Ringrazio Dio che mi ha dato la possibilità di conoscere mia moglie. L'emozione mi tradisce. Ringrazio Dio che me l'ha fatta conoscere, di farmi vivere 20 anni con lei vicino. Niente, questo è. Scusami, ma Ti capisco bene. Andiamo a casa tua. certo, volentieri. Se vogliamo andare. Scusami tanto, ma l'emozione mi tradisce. Come dicevo, devo ringraziare Dio per questo regalo che mi ha fatto di incontrarla. Ok. La casa tua. Добре дошъл на моята у дома. Благодаря. Attenzione a non cadere giù. Vuole solo sentire l'odore. Ciopi, ai, mastam, ai. Vedi, quest'anno il giardino purtroppo è quello che è, tutto sotto sopra. Era un paradiso veramente prima. Tutto questo qua era solo pomodori, zucchine, peperoni, patlıcani. L'erba non è mai stata così, mai stata quest'erba, perché avevamo seminato solo detelina. E così. Però con i venti, con la collaborazione anche del mio vicino, non cura assolutamente nulla, tutta la porcheria. Il vento la spinge di qua, quella casettina lì piccola, più un posto qua, avevamo galline e maiali. Tu pensa, eravamo solo in 2, prima in 3, un maiale, 2, anche 3 ogni anno. 2 persone non possono mangiare qua. Era tutto per gli amici, qualche persona qua in paese che economicamente non stava bene, facevamo regalo a questo, facevamo regalo. Това са сливи. Вишни ли са? Да. Те са станали лилави, на Права. стафиди. Това е едно бадеми, прави кубави бадеми така. И това е друга ябълка. А ябълката е направо пълна с плодове. Това аз не съм тук да направя да режи. Аз съм в Италия, не мога да я пасе.
Qui sei? Vai. Entra, entra. Ok. Oh, se vuoi accomodi qua o andiamo sul tavolo fuori là che è più fresco. Io rimarrò qui il tempo di sistemare il giardino, di renderlo bello, così come piaceva a lei, Ah, chi è lei? mia moglie Amy. Che è andata? Va bene. e poi vado- Adesso cosa facciamo? Adesso ti preparo un bel piatto di tagliatelle italiani. Tigan, Tigan? olio di oliva. Vergine? Da. Greco? Sì, perché questo ho trovato qua. Io di solito lo faccio mandare dall'Italia. Chi olio d'oliva, olio vergine meglio? Migliore, italiano o greco? Oh, italiano. Non voglio essere fanatico, ma l'olio di oliva italiano della Puglia, super. Какво е това? Домати, италианско домато. Италиански. Да. А защо не е български? Да прави това паста не става. Това е най-добре да прави. Италианските. Да. Коперкио. Да, coperchio. Bravo. Bravo. Molto intelligente e molto bene parli e capisci italiano. Ah, no, non penso. No, no, Proprio. te lo dico io, stai tranquillo che è così. Fidati. Ho fatto soffriggere un pochettino l'aglio, малко пържене чесън и сложи домати. И аз мачки малко. И сега какво правим? Чакаме. Да, чакате, лесно. Силен огън или бавен? Силно огън, да се дърпа С доматите? Да се пържи малко домати. На същото време... Тоест да се изпари течността. Вода ке има, тя сбяга. Ликвидо? Да. Ликвида отиваш. Аз пускам малко сол. Преста мързне. Аз имам ми преди 5-6 месеца. Да, ама то минава през огън, така че... Да, аз басика така. Супер. Ogni tanto la mischi un po'. Quanto tempo vuole? Allora, Дай им булгаро. Време. Да ти кажа време не мога, 100. Не всеки паста има, иска същото време. Има паста може 6 минути, друго 8. Най-важно е жито. Жито се казва. Да, и брашното. Квалита да жито. Повече държи, по-хубаво става. Повече държи в къс смисъл, повече се вари. Да. Не, повече, по-хубаво става. Ако ти я сложи, бързо се прави блък, паста не Тоест по-слаб огън, така ли? Да. Ако бръзно е хубаво, материал е хубаво, иска 8, може 9 минути. Ако не е материал не хубаво, 4-5 минути се прави блък меко. Така не става. Друго, паста да яде алденте. Алденте какво става? Когато ям на зъби да се чува малко, разбира да се... Твърдо. Ако е мека, не. Когато яде, после тук на стомака става топка. Кога е алденте, няма проблем. Аз си дам една проба, ти ми кажи, ако иска такава, да тя готви още малко. После има още нещо да пуска вътре, е готова. Проба. Виж, сол се става. Според мен е супер. Добре. Това е моята. Виж разлика. Ти ли си я направил така? Да. Защо? Що кога бърка, лърпа повече. Хайде отима навънка. Куче. Има лути чушки. Чакай отима да има вино. Чоп имаш там. Може и сервис, не е фърст. Не è добре, ma аз не съм готовач. Vivere in un posto piccolo come questo villaggio, come tanti altri, è fortuna, avere una gran fortuna, perché vivere nelle grandi città come Milano, Sofia,
Roma o altre città in giro per il mondo. Lo stress, la vita frenetica, tutto di corso, non ti permette più di vivere queste emozioni, non ti permette più di sentire queste emozioni. Di sentire se stesso. Esatto. Qua puoi sentire, vivere questa pace, questa tranquillità. E questo è molto positivo per me. La moglie, lei è la sua mamma, e niente, queste qua sono tante persone che conoscevo bene o male, quasi tutte. Adesso se vuoi entriamo in chiesa, Sì. magari solo dentro al parco perché la chiesa sarà chiusa. Questa è la chiesa del nostro villaggio, è una chiesa molto antica, bella. Tutto questo che vedi, la piantumazione di piante, l'abbiamo fatto io e mia moglie con la collaborazione del CMET, che ci ha messo a disposizione attrezzatura, grazie a tanti altri amici che hanno collaborato a fare quest'opera. Tutte le piante che vedi qua ci sono state regalate, qualcosa ha comprato il sindaco, regalate da Petio e Irina, e li ringrazio tanto. La sera, come ti dicevo, abbiamo provveduto a fare un impianto di illuminazione. L'accendiamo soprattutto il periodo di Natale, le luci, vedi? Come puoi vedere. Ho provveduto con mia moglie a tirare via tutte le finestre, puliti i legni, riverniciate tutto, messo sui i vetri nuovi e riposizionato tutto così com'era. Nel nostro piccolo abbiamo dato un piccolo contributo per il paese, per la comunità, e questo ci fa piacere. Avevamo progetti di fare tante altre cose, ma ciò non toglie che il mio impegno continuerà. Magari cerco di coinvolgere qualche amico che vive in paese o qualche amico che vive a Terno, di coinvolgerli, di darmi una mano per fare ancora qualche cosina. L'abbiamo fatto noi perché? Non perché le istituzioni non lo facevano, perché noi sentivamo proprio quel bisogno di dare un contributo al paese. Perché mia moglie questa chiesa la viveva da piccola. Era, come posso dirti, un momento di, quando venivamo qua, un momento, soprattutto per lei, di pace, di tranquillità, di riflessione. È un posto molto tranquillo, è un posto che ti dà serenità. Per gli anni che c'è qua, tutte le persone che si sono succedute in questi anni, tutte queste persone che hanno vissuto questa chiesa, comunque ti trasmettono serenità, tranquillità. Questo muro che tu vedi qua divide casa mia. Casa mia è questa. Mia moglie da piccolina scavalcava questo muro ed era qua, in chiesa. Ed era qui in chiesa. Per cui... Tutto ti ho raccontato lei. Sì, non solo lei, anche persone qua del paese. Lei in paese qua così, tutte le nonne, babe, diado, le volevano tutto un gran bene. È sempre stata una ragazzina, poi ragazza, donna, molto simpatica, aperta, molto intelligente. Non voglio essere presuntuoso, ma molto molto bella. Il bulgaro è un popolo molto forte, orgoglioso, ha una grande storia. Ho cercato in tutti i modi di integrarmi nella cultura bulgara, non ho mai imposto il mio modo di vivere all'italiano o le mie tradizioni, perché non è nel mio DNA di italiano, come non lo è per voi bulgari nel vostro DNA, di far colonizzare i paesi. Ho un gran rispetto della vostra cultura. Аз прави всичко може да се учи да говори българско. Направи всичко. Не е перфектно, ma мисли долу-горе да се разбира. Ma è una lingua difficile per stranieri, dicono così stranieri. Труден език за чужденците. Аз мисля, когато ти обичам нещо, всичко става лесно. Senti inglesi dove ho dormito non parlano bulgaro, Ecco, solo inglese. ecco.
e lo parlano così che io capisco poco. Se non vogliono imparare, Non imparano mai. no, non vogliono imparare. E la mia sensazione è che tanti stranieri qua vivono qua perché gli conviene vivere, ma non vogliono... Eftino. Da, ma non vogliono integrarsi, non vogliono, non hanno volontà a inserirsi nella cultura bulgara. E questo è un male, perché comunque la cultura bulgara, la storia bulgara, come la storia romana, italiana o greca, sono le prime civiltà del mondo. I russi, inglesi, francesi, tedeschi, troppo difficile fanno integrazione nella Bulgaria, perché si sentono Un livello superiore. superiore. Come ti dicevo io prima, io la prima cosa che ho fatto dal momento che sono venuto in Bulgaria, ho messo da parte la mia italianità. Italianità. Ho cercato di integrarmi nella cultura bulgara, di accettarla, ma soprattutto di capirla, di impararla. Cosa hai capito della cultura bulgara? Il mio pensiero è un popolo forte, è un popolo... Sì, ma adesso vive povero, poveretto. Vive in una situazione non molto bella attualmente la Bulgaria, ma penso non è per colpa dei bulgari, non è per colpa dei bulgari. Altrettanto lo stiamo vivendo noi in Europa, alcuni paesi dell'Europa, special modo io parlo per l'Italia, una situazione non molto bella, in quanto questa Unione Europea che è stata fatta è un qualche cosa teorica, solo sulla carta. In pratica siamo divisi come prima, forse molto più di prima. Se si deve chiamare unione, unione cosa vuol dire? Qualche cosa di unito. Questa unione deve essere in tutto e per tutto, vale a dire per le pensioni, perché è inammissibile 2024 che una persona bulgara, io vedo qua in paese tante persone piegate così dal lavoro e ancora zappano, devono vivere con una pensione minima. È inaccettabile. Questo qua non è un'unione. Questo qua è un qualche cosa di teorico, ma non è unione. Così come un lavoratore bulgaro, che equivale a un lavoratore italiano o tedesco, o inglese o di qualsiasi... Inglese sono Sì, a parte. fuori. Sì, vabbè. Francese, Francesi, spagnoli, greco, greco. eccetera, eccetera. C'è che ci sia un divario enorme. Qui prendi uno stipendio di, non lo so, 1.000 leva al mese, lì ne prendi 2.000, 2.000, ma cosa ti costa vivere lì? Lì. Lo standard di vita è molto elevato, per cui 2.500 che ne prendi, paga l'affitto, paga questo, paga delle sigarette, paga questo, alla fine cosa ti rimane? Una volta c'era l'importazione degli schiavi, ai tempi dei romani, anche gli americani quando portavano i negri in America per farli lavorare, li prendevano con la forza e li portavano nei loro paesi per svilupparsi economicamente loro. Oggi non li prendono con la forza, li prendono con l'inganno di venire in un'altra nazione dove gli dicono che tutto è bello. Ho avuto modo in Italia di conoscere tanti bulgari, abbiamo aiutato anche in Italia tanti bulgari. Guadagno 2.000 euro al mese, ok, ma non gli bastano, perché devono pagare l'affitto, devono mangiare, devono fare questo e quell'altro. Alla fine I vestiti, eccetera, eccetera. si trovano a vivere in un paese straniero, in una cultura diversa e non gli resta niente per poter mandare qua a aiutare la famiglia. È una forma, questa comunità europea, così come è fatta, non ha senso. Se deve essere una comunità, deve essere una cosa uguale in tutto e per tutti. Per tutti. Anche per quanto riguarda le leggi, anche per quanto riguarda le regole. È vero, in Bulgaria le regole sono un po' così. Si può infrangere. Un po' così. Perché permettono? Se c'è al di sopra questa comunità, Non deve permettere. perché lo fa permettere questa cosa qua? La tua spiegazione perché permettono? Perché gli conviene che sia così. Perché conviene che sia così.
Perché i nostri politici dicono sì, noi siamo d'accordo, In generale, non Bruxelles, solo i politici bulgari, anche gli italiani e altri paesi. Conviene che sia così perché conviene rimanere le cose così come stanno, perché hanno possibilità di sfruttare le persone, qua come in Italia e in tanti altri paesi, sfruttare i territori e secondo me la Bulgaria ha delle grandissime potenzialità. Purtroppo queste potenzialità sono lì ferme o alcune sono già passate in mano a gruppi stranieri che le sfruttano. che possibilità? Ma allora il turismo potrebbe essere bellissimo perché sfido chiunque nel mondo, gli piacerebbe vivere in un paese tranquillo, un paese verde così come è la Bulgaria. C'ha tante storie, tanti monumenti, c'ha delle bellissime montagne, il mare a disposizione, come dicevo prima, ha tanta storia da trasmettere agli altri, da far conoscere e possibilità, da quello che mi sono informato, ho letto io, nel sottosuolo c'è tanta cosa, tanti minerali, tante cose. Sì, anche tante cose dai tempi dei Traci, Esatto. anche prima Esatto. non sono stati scoperti. Esatto. Una parodia che si dice in Italia. Lo Stato ha bisogno che il popolo rimanga ignorante, che non studia, che sia stupido. Perché c'è bisogno che lo Stato, la politica, deve tenere il popolo ignorante, non istruito? Perché così non ragiona, non pensa. Loro gli dicono fai, tu fai. E loro fanno quello che vogliono. Esatto. E allora tengono la situazione così com'è. Ma, ripeto, ha tante potenzialità la Bulgaria, tante. Ha tanta storia da far conoscere, ha delle bellissime e forti tradizioni che pochi conoscono. 7, 8, 10 anni fa, adesso non ricordo con esattezza, io e mia moglie, siamo andati a Milano alla fiera del vino. C'era uno stand della Bulgaria. Siamo andati, è stata una grande delusione. Non tanto per me la delusione, quanto per mia moglie, perché avevamo portato degli amici italiani. Abbiamo trovato 2 signorine, belle ragazze, non posso dire di no. Più che sponsorizzare il vino, penso che sponsorizzavano se stesse, un po' così. Dobar den, izvinjavam, može da Опитаме. pitame nešto? Не мога. Що не мога? Тук всички дават да пие, да прави. Не. И обясняват. Да. Не. Добре. На какъв език ги питат? На български. А що не опитахте на италиански? Значи след като са там пратени, те трябва да знаят италиански. Abbiamo fatto la stessa domanda dopo. Mia moglie ha detto, va bene, se non possiamo assaggiarlo, puoi vendermi qualche bottiglia di vino? Perché c'era dei Mavrud, qualcosa. Lei ha detto, questo qua è uno dei vini più buoni che abbiamo in Bulgaria, Mavrud. Маврут, широка мелнишка и гъмза. Questi sono 3 vini tipicamente bulgari che vengono dai tempi dei Traci. Gli ha chiesto se potevano vendergli una bottiglia di vino per farla assaggiare a questi nostri amici. Risposta in bulgaro. Не мога, не знам. Кой цената да ти кажи? Добре, има шеф някой тук да пита. В този момент няма. Отиде да пие кафе. Добре, чакам. 10 минути, 20 minuti, половин час. Никой. Добре, довиждане, благодаря. Отивам. Parlavamo e lei si è giustificato con i nostri amici, guarda, non gli ha detto la verità. Purtroppo non potevano venderle perché erano solo per esposizione, così. Vabbè, però almeno potercelo fare assaggiare. Ma sai, per motivi igienici, ha cercato 1000 scuse per giustificare. Io non contento, ho detto, devo provare una cosa. Sono tornato indietro, ho parlato in italiano, ho detto, buongiorno, posso assaggiare un po' di vino?
mi guardano, si guardano in faccia e dicono, che coisca va. E io ho fatto, mai nati. E io dopo gli ho risposto in bulgaro, izvinjavam. Ti може не знае, аз разбирам българ. Може не всичко. Много ти благодаря да ми каже майка ти. Аз какво да ти кажа? Ако ти каже си идиот, ти прави много голям комплимент. Стига, няма да ти кажа друго. Бай. Благодаря. Кога отиваш в България, ако аз намери човека, който ти пласти, аз го няма да му дави една стотинка тази жена. Стоти, всичко прави, без да прави реклама. Прави всичко, ma ne pravi какво ti plassi. Forse non si capisce bene quello che volevo dire. Sì, sì, si capisce. Io sono convinto che ci sono persone in Bulgaria capaci, che hanno la preparazione, la voglia di promuovere i prodotti, hanno la capacità, la professionalità di farlo. Ma purtroppo c'è sempre chi al di sopra dice no, questa è mia amica sì, questo è mio amico sì, quest'altro no. Questo è il dramma della Bulgaria. Il dramma della Bulgaria è che ci sono tante persone capaci, però vengono messe in disparte perché chi sta sopra comanda. Questo è il male. E la domanda mia è, che senso ha fare uno stand in una fiera internazionale del vino, portare da qui a Bulgaria e poi in sostanza non fare nulla? Non fare niente. Non fare nulla, non ha senso. È solo un buttare via soldi o prendere soldi. Sì, e dire ai visitatori di andare a fanculo. Fanculo, quindi loro dicono noi in Bulgaria mai. Dopo Questo è anti-reclama. Voglio arrivare su un altro discorso. Scusami se io parlo tanto perché a me piace parlare. Perché fate questo? Perché? La mia risposta che mi sono data è perché vogliono che le cose restino così come sono. Così almeno tutto quello che c'è in Bulgaria, tutto il potenziale che c'è in Bulgaria, sia gestito da poche persone. Che sia venduto, anzi nemmeno venduto, regalato a persone straniere con 4 soldi. Almeno ufficialmente dicono 4 soldi, poi non si sa cosa. Noi qua abbiamo un esempio. Io non so chi, quando, la scuola, la ex scuola qua così. Quando io sono venuto, la prima cosa che ho visto è detto, sto edificio, che cos'è? La mamma di mia moglie mi ha detto, questa qua è la scuola dove andavo io da ragazzina. Qualcuno ha avuto la brillante idea di venderla per qualche stecca di sigaretta. Almeno in paese i vecchi così mi dicono, che è stata venduta la scuola per, cosa posso dire, per una mangiata di soldi. Ciò che mi hanno detto, ciò ti dico. L'ha venduta a degli inglesi per 4 soldi. Io mi dico, possibile che nessuno abbia mai pensato per futuro? Per il futuro. Cosa fare? Possibile che mai qualcuno abbia pensato, visto che il paese comunque sta invecchiando, i giovani vanno all'estero per lavorare, per studiare, che un domani ci possa essere bisogno di aiutare le persone che vivono qua in paese. Riconvertire questa scuola in una casa per gli anziani. Questa è una delle possibilità. Questo discorso l'abbiamo fatto forse 1 o 2 volte col sindaco. Lui si è impegnato di vedere, di capire, però purtroppo è stata venduta dagli inglesi. Non si sa dove siano, chi siano. Non si riesce a capire, perché è passato di mano da uno all'altro, e poi mi sembra che ci sia qualche problema istituzionale, un problema di qualcosa sotto che non è molto chiaro. Intenzionati a
vedere di recuperare questa struttura, anche facendo una colletta fra le persone qua straniere più le istituzioni, di vedere di raccogliere i fondi sufficienti per poterla riattivare, per poterla rendere fruibile per le persone. Però non abbiamo avuto tante risposte e quando mi sembra che sia un caso un po' disperato, perché ci sono alcuni problemi legali o quant'altro che bloccano questa cosa. Izvinjavam se, ja ne govorim mnogo bulgarsko. Искам да говори по-добре. Всеки път може и да, всеки път не. Да, ма вчера те разбрах, като ми даде опътване. Искам да говори много добре. Обичам България, обичам кораб български, обичам история българска. И обичам кухня и ракия българ. Много.